Hey 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 bellissimi, io sono Daniele Coppola, in arte Elreon e sono un compositore di musiche per videogiochi. In questa puntata di Behind the Score andremo ad analizzare pezzo per pezzo, strumento per strumento, il tema principale di Into the Dungeon Rise of the Dragons, l'album fantasy che potrete trovare e accaparrarvi se vi iscriverete alla mia newsletter al link qui sotto. Siete pronti? Sigla! Prima però di andare all'interno del progetto e analizzare il brano, vi devo far ascoltare il brano, altrimenti che cazzo analizzate? E questo è il nostro progetto Ableton del tema principale di Into the Dungeon Rise of the Dragons. Come potrete notare dalla visione del progetto di Ableton, da come potete appunto vedere dagli stem qui, non mi sono differenziato molto, la struttura non è molto differente da quella di un'orchestra sinfonica, con delle piccole differenze, per esempio l'aggiunta del liuto, che non fa parte di alcun stem, quindi è praticamente una traccia singola, a sé stante, la ghironda nella traccia degli archi e anche varie percussioni etniche che poi andremo ad analizzare con calma. Però partiamo dal basso, dal gruppo degli archi. Partiamo dal basso e dal violoncello che molto semplicemente vanno in contrappunto. Quindi come potete notare il basso scende, il violoncello sale, il violoncello scende e il basso sale. E si incrociano. Uno degli strumenti che si differenzia, come detto prima, dall'orchestra sinfonica è l'Hardanger. Questo qui donatoci tra virgolette, dalla carissima East West Composer Cloud Plus, che è una sorta di violino ma un po' più selvaggio, se così vogliamo dire, insomma, questo suono un po' più rude, no? In realtà è proprio lo strumento principale che va a portare la melodia assieme agli altri archi. Successivamente ci sono i violini che ripetono la stessa melodia, il leitmotiv, che appunto si ripete due volte, variandolo un pochino. E come ultimo pezzo della sessione di archi abbiamo la ghironda, che è qui sola soletta perché nessuno la voleva, che dà l'attacco iniziale prima dell'esecuzione del leitmotiv. Passiamo al liuto. L'ho messo in una traccia separata perché mi dava e mi ha dato la possibilità di gestirmela molto più autonomamente, anche se la volevo, ecco, sparare un po' più in faccia, no? Farla sentire un po' più, come dire, attorno al complesso orchestrale. Qui abbiamo il mio, tra virgolette, strumento preferito, ovvero i cori orchestrali. Passiamo ora alle percussioni che uniscono un po' di cosine qui, no? Abbiamo la cassa, i bodhrums, i shaker, i nagara e ashiko, che sono questi altri strumenti molto legnosi, molto etnici, e il tamburello. Unito con gli altri.
Separato dalla sezione di percussioni, separato nel senso a livello proprio pratico, ci sono i piatti, che i piatti fanno comunque parte ovviamente delle sezioni di percussioni, però personalmente quando lavoro a dei progetti del genere, ma anche in generale in realtà, mi piace di più tenerli separati. Questo perché mi piace avere più controllo, perché i piatti, soprattutto questi che sto utilizzando io qua, rendono le transizioni da una parte all'altra della canzone, che possono essere o strofa o ritornello oppure tra due ritornelli, molto molto più omogenea e danno una sensazione di crescendo. Continuiamo con la sezione di corni, che in questo caso qui fanno due cose. Innanzitutto qui introducono il brano e allo stesso tempo con una nota più alta dopo lo concludono. Ok? Parte finale. I corni francesi qui si doppiano in ottava, fa, sol, sol, quindi suonano le stesse note in ottave differenti per dare sostegno alle frequenze medio-basse della musica, e al contempo vanno in controcanto con l'hardanger e i violini, no, in questo caso qui i violini, sì, perché la seconda parte del ritornello, rispondendo alla melodia principale. I violini fanno questo. Il corno francese fa questo. I corni francesi. Ok? Se io li faccio suonare assieme, fanno questo gioco. Quindi giocano tra di loro. Il violino domanda, i corni rispondono. Abbiamo come penultima sessione quella degli ottoni. Simile ai corni francesi, enfatizzano soprattutto i bassi, i medio-bassi del tema, supportando le armoniche degli archi. E infine, non meno importante, abbiamo la sessione di legni, che fa delle cose leggermente differenti rispetto alle sessioni strumentali di cui abbiamo parlato prima. Il fagotto qui suona solo gli accenti dell'inizio della battuta, quindi gli 1, po', mentre il flauto traverso sopra accompagna l'hardanger con la melodia. Come aggiunta finale, ma non meno importante, il trillo di 2 flauti traversi. Questo trillo serve a rendere la tematica del brano, ma anche della transizione qui in realtà, perché qui c'è una transizione, difatti c'è anche un piatto sospeso qui, rendono tutto un po' più magico, tutto molto più fatato, no? Quasi come se stesse precedendo una transizione. Difatti quello che succede se attivo tutti gli strumenti è questo. Io ovviamente quello che vi ho mostrato in questo video sono state le scelte, principalmente le scelte strumentali, le scelte tematiche, le scelte a volte anche narrative, no? Perché gli strumenti sembrano voler raccontare una storia a volte, anche con il leitmotiv, con il contrappunto per esempio tra i contrabbassi e i violoncelli. In realtà poi all'interno di ogni traccia c'è del mixing, quindi gestione dei volumi, gestione delle frequenze, saturazione, compressione, tutte cose che in realtà al momento non ce ne frega un cazzo. Se vi è piaciuto questo video vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere le prossime novità, e vi ricordo di nuovo che se volete ascoltare questa musica ma anche le altre di tutto l'album potrete trovarle qui sotto in descrizione iscrivendovi alla mia newsletter e prendere tutto l'intero album senza pagare €1. E con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!